Giudizio finale su Medjugorje. Il 19 settembre arriva il verdetto del Vaticano. Come apprendiamo dalle principali agenzie di stampa, giovedì 19 settembre, dopo decenni di attesa, il Vaticano si pronuncerà ufficialmente sulle presunte apparizioni mariane di Medjugorje, un evento atteso da milioni di fedeli in tutto il mondo. La conferenza stampa avrà luogo alle 11:30 e sarà un momento cruciale per chiarire la posizione della Chiesa su uno dei fenomeni spirituali più discussi e seguiti del nostro tempo. Medjugorje, un piccolo villaggio della Bosnia-Erzegovina, è diventato famoso a partire dal 1981, quando 6 giovani hanno affermato di aver avuto visioni della Vergine Maria. Da allora, milioni di pellegrini si sono recati in quel luogo, sperimentando profonde esperienze di fede e testimonianze di conversione. Tuttavia, il riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa è rimasto a lungo sospeso, alimentando un dibattito intenso tra sostenitori e scettici. La convocazione della conferenza stampa della Santa Sede fa già emergere elementi significativi. Nella comunicazione ufficiale si parla di esperienza spirituale di Medjugorje, evitando di menzionare direttamente apparizioni o fenomeni soprannaturali. Questo potrebbe essere un segnale importante per comprendere la direzione del pronunciamento. Nonostante il fervore dei fedeli, infatti, la Chiesa è sempre stata molto cauta nel riconoscere visioni o eventi soprannaturali, preferendo analizzare con attenzione e rigore scientifico prima di esprimersi in modo definitivo. A prendere la parola saranno figure di spicco del Vaticano, a cominciare dal cosiddetto cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede e teologo vicino al cosiddetto Papa Francesco. Accanto a lui interverranno Monsignore Armando Matteo, segretario per la sezione dottrinale dello stesso Dicastero, e Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione. La loro presenza sottolinea l'importanza del momento, poiché saranno chiamati a spiegare il discernimento della Chiesa riguardo a Medjugorje. Il pronunciamento arriva in un periodo in cui la Chiesa è particolarmente impegnata nel trovare una religione mondiale che vada bene a tutti, senza fare però i conti con i vari osti, specialmente quelli islamici. Francesco, pur riconoscendo il forte impatto spirituale di Medjugorje sui fedeli, ha sottolineato in passato la necessità di distinguere tra le esperienze di fede vissute e l'effettiva natura soprannaturale delle apparizioni. In questo contesto, il pronunciamento di giovedì potrebbe rappresentare un punto di svolta non solo per i pellegrini che da anni attendono una conferma ufficiale, ma anche per il modo in cui la Chiesa gestisce fenomeni simili in futuro. Indipendentemente dall'esito, è certo che l'evento avrà una risonanza mondiale, con i fedeli di tutto il mondo che seguiranno con attenzione le dichiarazioni del Vaticano e di chi lo governa, che poco ha a che fare con Pietro l'Apostolo di Dio che ha posato la prima pietra. E per finire, ancora prima del giudizio, vogliamo esprimere la nostra modesta opinione. Un tempo le apparizioni di Medjugorje erano reali e con messaggi reali. Oggi non dicono più niente, soprattutto riguardo la crisi della Chiesa. Per non parlare dei veggenti che si sono arricchiti ed hanno hotel vari, sia a Medjugorje e dintorni, sia negli USA. Non crediamo che veggenti che seguono la parola di Dio debbano arricchirsi speculando sulla credulità altrui. Tra l'altro non ci risulta che alcuno dei veggenti abbia mai ricevuto segni della passione di Cristo. Ma i posteri l'ardua sentenza, come si suol dire in questi casi.